volevo anticiparvi due cose, poi partiamo, vi presenterei subito il mio 16X, 16X, ve lo farò vedere tra poco. Siccome abbiamo un 16X non si può più andare in giro come le babetule, ma bisogna vestirsi bene, prepararsi bene, quindi attenzione. Oltretutto è arrivato l'inverno, volevo solo dirvi questo, qua inizia a fare un freddo, cane belino. Bisogna usare un bel casco chiuso, perché se per sbaglio cado mi spacco la testa. Ultimo ma non meno importante, i proteggipolsi. Ma adesso pigliamo la bestia e andiamo. È il ragazzone. E via. Pronti con la nostra bestia ad andare a notare le differenze, già il peso. Notiamo subito la differenza dal peso. Come ci salgo sopra sento che sono su un bestione difficile da domare, ma poi appena accelero mi accorgo subito che è davvero un bestione, è davvero una potenza. Mamma mia ragazzi, che andare. Ecco le curve, già ci accorgiamo delle differenze dal 16S, perché quando tocca girare con sto coso sembra di essere su un Kawasaki 8000 e bisogna buttarsi giù prepotentemente con una gamba, vedi? Così con la gambetta, tac, che sembra che sto guidando una moto da Formula 1. Oh bellino, non sento i beep. Con l'aria non sento i beep e non mi rendo conto di quanto sto andando veloce, il che non è una gran cosa, ragazzi, perché sto affare va davvero forte. Bisogna stare attenti a non farsi prendere la mano. Adesso prendiamo la ciclabile, va che è meglio, perché sulla strada ancora purtroppo le leggi italiane ce lo vietano, ragazzi, ce lo vietano. Però la ciclabile diciamo che è un buon compromesso, anche se in effetti non si potrebbe neanche sulla ciclabile, perché non si può da nessuna parte. Qua in Italia noi siamo fortunati. Scusate, devo prendere un pezzo di strada, so che non è bello, so che non si fa, ma guardate sta pozza, è tipo un lago, cazzo. Non posso prenderlo. Ma tanto adesso vado in giro con il 16X, che alla fine va meglio sulla strada che sulle ciclabili. Per come è studiato è un mezzo da strada, secondo me. Bisognerebbe prenderlo e andarsi a fare le gite, lunghe gite. Cazzo, però devo ammettere che me lo sento già meglio, eh? Non è il primo giorno che lo guido. E ogni giorno me lo sento un po' più mio. Perché questo modo di curvare, vedete come mi devo mettere per fare una curvetta? Cioè, guarda. Sembra che sono su un Kawasaki, davvero. Io lo chiamo il T-Max dei monoruota. E prima avevo il Burkman, adesso c'ho il T-Max. E adesso spacchiamo i culi. E che senza accorgermene sono già ai 40 all'ora, porco cane. Devo stare davvero attento. Però è una potenza. Oggi comunque volevo giusto farvi vedere un giretto così in the city, ma appena riesco vi porto anche a fare un bel giretto in the off-road, che è molto più divertente, è molto più figo e sfruttiamo il mezzo molto di più. Tanto ragazzi, questa è cool, la mia città, guardate che bella. Abbiamo il provveditorato agli studi, abbiamo delle scuole superiori, l'ITIS. Qua adesso inizieremo a vedere un po' di ragazzetti, perché ci sono tutti gli scolaretti che finiscono scuola giusto a quest'ora e se vanno a prendere il treno e il pullman e tornano a casa. Starò mica andando troppo forte. Secondo voi sto andando troppo forte? Io sto cercando di andare piano, giuro, mi sto contenendo. Comunque tornando al 16X,
Le prime impressioni sono terribili, ma dopo 2 o 3 giorni migliorano subito, perché la guida è completamente diversa dai monoruota, diciamo di fascia media, quali 16S, InMotion, e probabilmente io devo ammettere non ho mai guidato un GV Gotway. Sai, signor Gotway, io non ho mai guidato un GV. Sarebbe sicuramente interessante prima o poi, ma magari il prossimo. Ormai di Kingston ho la collezione, vedi. Ma piano, piano, vai piano. Raga, è proprio divertente. Cioè, vedete, prima andavo a lavorare in macchina e arrivavo nervoso, incazzato a lavorare, perché guidare mi rende nervoso. Adesso che vado col monoruota, a cazzo arrivo contento. Almeno questi 15 minuti, 10 che mi separano dal lavoro mi diverto un po', mi faccio 4 impennate sgommate, faccio 4 impennate, soprattutto 4 impennate, ecco raga. Bella, devo procurarmi presto un sellino, perché questo monoruota sembra fatto apposta per sedersi. Cioè, notare com'è semplice, mi siedo anche senza sellino. Pensate se avessi un sellino, che figata che sarebbe. Ma me lo procurerò presto. Attenzione la gente. Devo accelerare col busto, coi piedi, col busto e coi piedi. Sì, mi guardano tutti un po' come fossi un matto, in più con sta telecamera che sembro il matto di turno, perché a Cuneo non sono tanti matti come me, devo ammettere, probabilmente ci sono solo io. Attenzione. Ciao, bellissimo. Oh scusa, forse era minorenne, no? Non credo. Cioè, notare dove fa le curve. Sta cosa delle curve è un po' da prenderci l'abitudine, effetto giro lo chiamiamo noi, o si chiama. Lui vuole star dritto, guarda, lui tende a stare dritto. A lui piace stare dritto, e perché devo tirarlo dritto io? Che tanto sta dritto lui. E in effetti l'idea è questa, se ci prendo la mano, l'idea è che sta dritto lui, non lo devo tenere dritto io. E questo ostacolo lo saltavo una volta, perché col 16S lo sentivo di brutto. Questa è la stazione di Cuneo, notare signori, la stazione è bellissima, un sacco di bella gente, un sacco di studenti, perché Cuneo è una città viva ragazzi, venite a Cuneo, che oltre ad esserci dei bellissimi percorsi per il monoruota e monoruota friendly, credo e spero, amici vigili, vero che lo è? Vado? Dentro? Ammazza, però quando prendi la mano con sto coso proprio ti senti su un toro, è veramente una potenza. Buongiorno signori poliziotti, vedete? Siamo amici. Comunque sono quasi arrivato al lavoro, io tirerei 2 somme e vi saluto. Faccio la stazione, attenzione, che cazzo, i pedoni sono veramente un pericolo, io sono un pericolo, ma i pedoni sono più imprevedibili di me, perlomeno io vado sempre dritto, difficile che faccio curve improvvise. Questo qua una volta c'era il centro sociale di Cuneo, ragazzi, era una figata, è durato poco. Però da quando l'hanno chiuso è rimasto così, notare, parliamo di anni 90, è rimasto lì. Secondo me ormai è un cimelio, dovrebbero riaprirlo a mo' di museo, lo faranno probabilmente. Bella raga, io penso che vi saluto, perché adesso arriverò a lavorare, ci saranno i miei capi, che io lavoro e ho 8 capi. È bello che i miei capi lo vedranno questo filmato. Vi saluto, ciao ragazzi, è stato bello.